Prima del diluvio i demo si facevano in un modo molto particolare. Era più difficile realizzare un demo, ma allo stesso tempo era più facile, perché non essendoci tante possibilità, le possibilità erano estreme. O le facevi direttamente in faccia a una persona e spiegavi com'era la tua voce, allora quello sentendo diceva cavolo mi piace, ora ti metto anche davanti a un microfono. Oppure andavi in una sala di registrazione tutta attrezzata, magari con un Fostex 4 tracce e facevi un demo con tanto di musichette e tutto il resto, che non era esattamente una cosa facile da fare. Oggi prendi un editor di qualsiasi tipo, online, anche gratuito, monti la musica sulla voce, puoi dare gli effetti alla voce, cosa che prima non potevi fare, non così su due piedi, prima, ma erano anche diversi i sistemi di ascolto, nel senso che una volta avevi un tipo di ascolto tipo nella tua saletta con il super hi-fi, non il wifi, hi-fi, le casse, super casse, gli amplificatori, c'era il giradischi e lì mettevi dentro la cassetta o facevi partire il nastrino sul Revox o sul Akai e ascoltavi e lì avevi un tipo di suono. Oggi no, oggi l'ascolto lo fai sul telefonino, sullo smartphone. Tu apri il tuo smartphone e poi ti metti lì, arriva la mail e c'è un file, lo ascolti dalle casse del telefonino. Cioè noi abbiamo dei sistemi oggi che possono registrare della roba spettacolare, ma il nostro ascolto medio è su una cuffietta Bluetooth con un telefonino e delle cassettine grandi così che sono grandi come il culo di una formica, eppure noi ascoltiamo tutto da lì e anche i nostri demo passano lì. Quindi se fai male un demo, hai fatto male al demo, cioè a te stesso. Certo che potrebbe sembrare presuntuoso volere spiegare a qualcuno come fare i propri demo. Non è mia intenzione. Al massimo ti racconto un'esperienza che ho già vissuto e che potrebbe esserti utile. Per esempio, alla fine ti racconterò come si facevano i demo quando eravamo dei pischelli, quindi prima del diluvio. Ma adesso che c'è internet, i demo hanno un'importanza, se sono confezionati in un certo modo, piuttosto grande, ma ce l'hanno sempre avuta questa importanza molto grande, perché c'è gente per esempio che faceva i demo tanti anni fa su CD con la foto stampata sopra, quindi ti arrivava il CD con la facciona dello speaker lì sopra, un microfono stilizzato da qualche parte, il numero di telefono e dentro c'erano i demo. Però era già l'epoca del CD che è già andato fuori uso. Prima ancora c'erano le audiocassette, perché potevi ascoltarle in macchina, per esempio, no? O anche il CD lo ascoltavi in macchina. Dove eri c'era sempre un lettore di audiocassette o di CD. Oggi ce l'hai praticamente in mano. Il tuo smartphone è un lettore di roba multimediale, quindi è lì che arrivano i tuoi demo. Se è lì che arrivano i tuoi demo, la mia domanda è: perché mi hai mandato un demo che devo andarmelo a scaricare su WeTransfer? Considerando che esiste l'MP3? No, per la qualità. Sì, ma io lo ascolto su un telefonino. La qualità, che qualità vuoi che ci sia? Poi magari l'hai registrato WAV? Ma bassissimo, bassissimo. Ma io non so farli demo. Io non ho qualità tecniche. Allora perché fai lo speaker da home studio? Vai a registrare in una sala dove c'è un fonico. Il fonico lo riconosci subito perché ha la faccia da nerd, ma in più ha due orecchie così. Lui sente tutto. Quindi lo fai fare lui il lavoro e tu dividerai a metà il tuo lavoro, quello che riceverai dal tuo sito, con il fonico, perché se non hai un fonico tu non puoi lavorare. L'alternativa è che il fonico continui a fare il fonico per altre cose e tu faccia una parte del lavoro che dovrebbe fare lui, cioè i livelli, con un microfono decente, in un ambiente decente, ben trattato acusticamente, perché se hai un home studio e lavori da home studio, di fatto la parola studio rientra nelle tue facoltà, capacità, possibilità, necessità. Volevo anche aggiungere una cosa, a parte la questione mail, quindi allega un MP3, abbiamo detto, possibilmente fateli tu i demo, impara a farteli da solo perché altrimenti non impari mai a fare un suono come si deve. Però c'è anche la questione dei demo di doppiaggio. Molte persone mandano il demo di doppiaggio. Cosa utilizzano? Scene famose di film o di serie TV, ma è fantastico! E allora tu ti metti a doppiare il gladiatore? E c'è detto fra noi. È da pazzi, perché per quanto tu bravo sia, devi metterti
a paragone proprio con lui, con Luchino. O con altri grandi del doppiaggio, quindi la battaglia è persa dall'inizio, perché quelli sono film che hanno un grandissimo successo ancora oggi, quindi dici, fai quella scena. Beh, magari puoi vedere che io sono abbastanza bravo da... No, si vede solamente che tu hai fatto una cosa che non arriva a quel livello, anche se è migliore dal punto di vista tecnico, però non ci arrivi, perché a livello emozionale quello che passa è quella del campione che ha vinto il doppiaggio di quella cosa lì e che l'ha fatta bene a suo tempo, quindi non mandare dei film già famosi, celebri, e rifare quelle scene non ha alcun senso, soprattutto per il fatto che se lo mandi a un direttore di doppiaggio, allora intanto sarà difficile che lui guardi questi filmini, perché gli arrivano a decine, a centinaia, al massimo può ascoltare un audio, mandagli una poesia, ma dopo dovrà vederti. Il doppiaggio è una cosa fisica, ti deve vedere come ti muovi davanti al microfono, qual è il tuo atteggiamento nei confronti dell'immagine, come tu riesci a trasportare l'emozione quando sei sotto tensione, anche perché la scena bella che tu eventualmente avresti fatto e che gli mandi, probabilmente l'hai fatta in un mese. Lì invece hai un'ora. Ma che un'ora per fare una scena? La scena alla seconda deve essere buona, possibilmente alla prima, capito? Quindi non mandare provini di doppiaggio con scene famose doppiate da te non ha alcun senso. Questo è il mio punto di vista. I demo su parte sono importantissimi in questi anni. Sì, lo so, è una rottura di scatole per te come me, che sono tanti anni che calchi la scena, il palcoscenico, l'odore dello speakeraggio, ce n'hai tanto addosso di detriti di speakeraggio che non riesci neanche più a pulirteli mentre ti fai la doccia. Sei talmente speakerato che un demo su parte. Su, ascolta i miei demo, se c'è qualcosa che ti piace dimmelo, te lo rifaccio esattamente così come l'hai sentito, perché lo posso fare. E qui che cade il somaro, perché gesticolo come un italiano, porca miseria, sono sempre qui che... Vabbè, comunque... Ma i demo su parte hanno una grande importanza proprio per questo, perché non è detto che la persona che partecipa al casting, tu partecipi a questo casting, ci sono altre 50-60 persone, ecco che una di queste 50-60 non sia poi uno di quei marrani che hanno detto sono uno speaker professionista e sono andati a farsi fare il demo per partecipare ai casting senza il demo su parte. Da uno studio hanno pagato 500, 600, $1.000 per farsi fare il demo, e suona benissimo il demo, però quando sono lì a fare il demo su parte non si sente niente, perché non sono capaci di rifare quello che hanno fatto dentro lo studio, capito? E quindi la gente dice no, se non mi registri un pezzettino di demo di questo coso, io non so chi sei, se veramente sei tu che suoni così. D'altra parte c'è anche il rovescio della medaglia, taglia l'aglio sull'aglio, l'aglio là. Beh, ok, il rovescio, perché mia, questa è dura, il rovescio della medaglia. Please, my friend English, say the same. Il rovescio della medaglia. Dillo? Vabbè, non ce la fai. Ti volevo dire, sì, il rovescio della medaglia è questo, è che tu leggi il testo, ma non sai come lo devi fare. Magari nei tuoi demo c'è esattamente l'intonazione che quello voleva, ma tu non la replichi in quel momento perché quel testo non ti dice quello che il cliente voleva dirti. E quindi quello ti ascolta e dice no, questo non la sa fare. Non è vero, la so fare benissimo, è solo che tu non mi hai dato la possibilità. Quante ne devo fare? 2, 3, 4, 5 versioni? Così, a gratis? E ci sono altri 70 marrani che partecipano al mio casting con un demo su parte a un prezzo più basso. Che fottuta fregatura! C'est la vie. Ma prima del diluvio se ne facevano molti di demo su parte, poi ti racconto. I demo prima del diluvio erano un'altra cosa, si facevano in questo modo. A parte quelli che le facevano su cassettina, i più fighi li facevano su CD con la loro foto sopra, bella stampata, e quindi tu vedevi il nome, c'era il numero di telefono, tu potevi chiamare, era un numero fisso perché i numeri cellulari ancora non c'erano. Quindi immagina un mondo dove non c'era internet e non c'erano neanche i telefoni cellulari. Prima del diluvio, ho detto così. Sì, c'era qualcuno che cominciava ad avere i primi cellulari, ma erano delle borse di queste dimensioni a tracolla con la batteria dentro. Immagina avere una batteria proprio di quelle da moto attaccata con un apparato, l'antennone. Pochi pazzi avevano questa roba ed erano quelli più
più fighi, quelli che lavoravano nelle radio molto grosse, che facevano gli speaker, ma quelli seri, e giravano nella città, di solito lavoravano su Milano, su Roma, ce li avevi lì sopra. Ma noi che eravamo speaker di provincia invece partivamo la mattina orario da fornaio, dalla nostra abitazione alla radio, che si trovava, che ne so, a 100 chilometri di distanza. Quindi tu ti facevi questi 100 chilometri la mattina e poi dovevi anche tornare a casa alla sera se avevi una famiglia. Ma nel frattempo dovevi mettere insieme la pagnotta, che iniziava con una radio, poi uscivi dalla radio e magari ti aveva ascoltato qualcuno che aveva una piccola casa di produzione video e allora aveva telefonato alla radio e ti aveva chiesto di andare da lui perché aveva delle proposte da farti, e tu andavi là e sentivi la proposta indecente, ti davano un testo da leggere, che ne so, automobilismo, all'epoca c'era la Formula 3 se ricordo bene, e altre cose di questo, poi prodotti industriali, no? Che dovevano essere fatti in più lingue, quindi c'erano anche gli speaker madrelingua che giravano tutti gli studi, perché magari erano tedeschi di Germania che però erano venuti a abitare qui perché amore portate in provincia, e allora loro dovevano in qualche modo campare, insomma erano bravi a fare gli speaker e parlavano il tedesco, il francese, l'inglese, e si incontravano spesso questi ragazzi anche sull'autogrill. Ma te, chi c'è? Vecchia carota, che ti dicevano, insomma, ci si incontrava perché facevamo un sacco di chilometri, quindi ci conoscevamo più o meno tutti, però conoscevamo un sacco di benzinai, per esempio. A volte ci si incontrava anche dal benzinaio. E in tutto questo percorso che noi si faceva, si andava nella prima radio, poi nella seconda magari ci andavi una volta alla settimana e registravi i programmi per tutta la settimana, poi ci ritornavi la settimana successiva. E nel percorso di rientro dovevi fermarti negli studi con cui avevi avuto contatto, che avevano sentito te alla radio, quindi gli eri piaciuto e avevi preso contatto. A volte uscivi dalla radio e mentre uscivi ti rincorreva la segretaria: c'è una telefonata per te, perché sai, non c'erano i cellulari, quindi come ti cercavano? A casa, sì, ma tu poi richiamavi a casa quando eri a metà del percorso, quindi se già eri a metà percorso non è che potevi poi tornare indietro per andare allo studio che aveva chiamato a casa chiedendoti di venire lì. Non era facile. Quindi in radio, telefonata, e questo ti dice: senti, io devo mandare la tua voce come demo a un cliente e potresti fargli sentire la tua voce al telefono? Ma non hai una cassetta, non puoi fargli sentire tu? No, fidati, è perché non ce l'ho qui una cassetta, le cassette, le bobine, qualcosa, una videocassetta, no? Lui mi ha chiesto se tu gli telefoni, fai il demo, glielo fai sentire e poi dopo magari facciamo il lavoro. E allora tu mettevi giù il telefono, non richiamavi dal telefono della radio, perché le radio non erano molto contente che tu facessi anche un altro lavoro, non si capisce bene perché, però non erano molto contente. E quindi partivi e facevi un giro nel paese, sembravi una macchina con uno che guardava attorno, che cos'è questo? Una spia, perché andavi a cercare i posti più imbucati, dove c'era una cabina telefonica, perché se andavi in un bar c'era il bar, faceva casino, eccetera. Una cabina telefonica nei quartieri più tranquilli di certe città o cittadine o paesotti era fantastica, non c'era nessuno, ma proprio c'erano addirittura gli elenchi telefonici dentro, intatti, perché erano posti veramente dimenticati dal male del mondo. E quindi ti fermavi, parcheggiavi lì, se non arrivava un carabiniere che ti chiedeva i documenti, perché era un po' strano che uno si fermasse così con l'aria, capelli lunghi, no? Capisci? E facevi la telefonata. Pronto? Salve, sono Paolo, mi hanno detto di chiamare per farle sentire la mia voce. Ah, è lei? Ah, sì, ma che bella voce che ha, già il telefono si sente. Sì, no, mi piace. Senta, facciamo una cosa, metta giù il telefono e poi richiami, io faccio partire la segreteria telefonica. E allora metteva giù, tu rifacevi il numero, poi chiamavi. Ciao, sono Paolo, questa è la demo della mia voce. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai nel cul una matita. Ai, che gioia, oh che dolor! Era una carioca a 12 color. La chiusura serviva. Grazie, il mio numero è questo, bla bla bla. Ciao, poi mettevi giù. E tu la settimana successiva venivi a sapere se eri stato scelto o no, perché quel nastrino dalla segreteria telefonica aveva fatto il giro di tutte le persone che prendono la decisione sul prodotto multimediale che deve fare quell'azienda. E se non si trattava della carioca, che allora magari il lavoro non te lo affidava, può darsi che tu riuscissi a portare a casa un altro lavoretto per la pagnotta e la famiglia. Si lavora e si fatica per l'amore
Va bene. Grazie per aver guardato questo video fino a qui. Guarda un po' il karma. Chiudo questo video con una cosa che mi è successa ieri e con un paio di risposte ad alcune domande che mi hanno fatto delle persone a cui ho fatto vedere alcuni highlight del video per avere anche un punto di vista differente dal mio solito punto di vista. E dunque alcuni mi hanno parlato per esempio delle mail e del fatto che ci sono dei siti che hanno dei form. Cioè non ti danno la mail, non puoi scrivere una mail a qualcuno. E allora come faccio a mandare i miei demo se non mi mettono la mail? Se c'è un form, ti sta dando un messaggio. Il form ti dice non ci piace ricevere email da persone con allegati e tutto il resto. Scrivici un form, dici chi sei e ti contattiamo noi se siamo interessati. Quindi se tu mandassi una mail a una persona, avendo la mail per puro culo a una persona così, questa cancellerebbe la mail, saresti solo un rompicoglioni, quindi non avrebbe alcun senso. Di conseguenza ci sono mail che non accettano allegati. Anche questa è una risposta, cioè ti sta già dicendo non allegare nulla alla mia casella di posta elettronica. Devi scrivere una gentile mail in cui chiedi il permesso di fare questa cosa. Tutte le altre caselle dove ti consentono di allegare messaggi, MP3 ai file, allega un MP3, è la cosa più semplice del mondo, non troppo pesante, non una cosa lunghissima. Inizia con la voce, non farti 10-15 secondi di musica all'inizio perché era lo spot televisivo, lo metti per intero. Chi cazzo gliene frega a qualcuno del fatto che ci fosse la ballerina che stava ballando nel video e tu che arrivi alla fine? Ci sono 30 secondi di cosa per farmi sentire lo spot? Ma no, io devo sentire la tua voce. Queste erano le cose. Poi ti dicevo, sì, è successo ieri di vedere una situazione veramente legata a questo video, nel senso che c'è stata una persona che ha partecipato a un lavoro a cui io facevo da regista, facevo da fonico per la seconda voce, ok? Io facevo la regia della seconda voce per mandare il suo suono allo studio che stava registrando e aveva già fatto una sessione dal vivo con la prima voce dello spot. E noi non sapevamo chi fosse, non ce l'hanno neanche fatta sentire, che questa è una pratica assolutamente assurda perché in teoria sentendo l'altra voce tu ti rendi conto di quello che devi fare, quindi... E a un certo punto però hanno deciso di farcela sentire, perché dovevano fare i tempi, capire se stavano bene le due voci assieme e soprattutto se stavano nei tempi. A quel punto l'abbiamo sentita. E quando l'abbiamo sentita ci siamo tutti chiesti, ma non noi che siamo magari del mestiere di parte, non io che magari posso anche aver pensato, cazzo, lo facevo meglio. No, il cliente stesso si è reso conto della differenza enorme che c'era tra la piccola parte che faceva il mio collega, la mia collega che io stavo registrando e mandando là, e la voce che avevano registrato loro. Si sono immediatamente resi conto che c'era qualcosa che non andava, essendo stranieri non capivano cosa fosse, ma c'erano due italiani i quali hanno detto, noi ve l'avevamo detto, noi l'avevamo capito, anche a noi non piaceva, dobbiamo rifarla. Ma come? Abbiamo registrato per 1 ora e mezza per fare questo spot a 30 secondi, sono arrivati in ritardo alla sessione, mezz'ora di ritardo, perché non riuscivano a concludere questa cosa, e insomma... Fatto sta che questa persona, io sono andato a indagare perché la voce la conosco e sono andato a vedere sul loro sito chi era che avevano scelto, aveva fatto dei demo bellissimi, tecnicamente preparata per fare dei demo, aveva pulito tutto, la bocca era pulita, aveva corretto la dizione dove era il caso, ma dal vivo non ce l'ha fatta e non è stato un caso purtroppo, era proprio la totale incapacità di questa persona. Si è posta con i demo a un livello molto più alto di dove arriva realmente lui. Non era in grado di reggere dal vivo quello che presentava sui demo. Ecco perché, ed è stato naturalmente scartato, quindi gli avranno pagato il turno per gentilezza perché sono stranieri. In Italia non ti pagavano neanche il turno e davano un calcio in culo. E quindi lui si è posto a un livello troppo alto rispetto a ciò che realmente poteva offrire. Quindi è questa la ragione per cui dico che i demo devi farteli tu, saperli fare, man mano che migliori nel fare i demo, migliorerai anche il tipo di clientela a cui ti andrai
a proporre. Se adesso vai in una sala, registri un demo bellissimo, quando farai una sessione dal vivo non potrai reggere al confronto dei demo che hai realizzato. E questo sarà un'umiliazione spaventosa, orribile, non lo fare. Bene, detto questo, ti ringrazio. Ciao.